Ciao amico pescatore e benvenuto a un unboxing del mio ultimo acquisto. Allora, sono andato a fare due passi al Decathlon come sempre e ho visto questi qui. E sono dei jig che non avevo mai visto in vendita al Decathlon. C'erano diverse taglie, diverse colorazioni e ne ho preso uno per di tutti quelli disponibili. Ho preso questo 7 grammi viola con pancia argentata, poi ho preso un altro 7 grammi, stavolta colorazione classica sardina, quindi dorso scuro, pancia argentata, poi il fianco superiore blu e i pallini neri. Abbiamo anche una bella macchiolina dorata sulla guancia, sulla branchia. E poi ho preso un 10 grammi di questa bella colorazione giallo intenso, un bel giallo intenso, e qui riporta anche UV, quindi probabilmente avrà un effetto sotto i raggi UV. Allora, il prezzo è di 5 euro per ognuno di loro, a prescindere dalla grammatura, quindi direi che è il momento di andarceli un po' a vedere. Allora, vediamo di aprirli senza fare troppi danni perché in pesa molto bello, c'è da dire questo. Mm. Peccato che c'è un po' troppa plastica, ma vabbè. Abbiamo intanto in coda una bellissima ancoretta molto piccola, questo mi fa venire in mente quello che mi sembrava viola in realtà è un viola rosato, un rosato viola, ha un effetto particolare. Sì, è decisamente sopra il dorso di questo lilla, mi viene da dire. Comunque, abbiamo in coda un'ancoretta che sembra anche bella resistente e sì, non esageratamente appuntita, nulla di entusiasmantissimo, ma appuntita ovviamente. Alle dimensioni sono veramente contenute, questo per il light spinning, buono, buono. In testa invece abbiamo montato un assist hook, arriva a un terzo della lunghezza del nostro jig, poi abbiamo anche questi filamenti che danno sempre un po' di colore, incordinato tra l'altro, non so se è un caso, vabbè vediamo, se l'altro ce li ha dorati e l'altro ce li ha azzurri, non è un caso ed è voluto. Alla vista è proprio un gran bel artificiale. Sotto la luce lancia dei bagliori molto molto belli. Guardate anche come rendono un po' evanescente, danno veramente colore queste piumettine qua aggiunte. È un bel artificiale, sicuramente da provare anche senza l'assist in testa. Vedere un po' come cambia il suo nuoto. Allora, la forma direi che è sì, direi, è simmetrica. Abbiamo i dettagli delle branchie, abbiamo un occhio bello grosso che prende spazio di tutta la testa e anche questo è importante quando si va a predatori, è importante che l'artificiale abbia l'occhio. Abbiamo, ferma, videocamera, abbiamo un occhiello di testa sufficientemente ampio per poterci mettere un piccolo snap. Forse è qui che conviene valutare se rimuovere l'assist hook. Bisogna vedere che non si creino problemi, che poi non è che son problemi, però magari se uno lo vuol far lavorare in caduta, qua il sito dice che in caduta a farfalla, qua lo vediamo, ehm, mah, dobbiamo un po' vedere. Potrebbe dare problemi, non lo so, comunque lo portiamo in pesca e lo vediamo. Intanto qui facciamo una semplice anteprima, un unboxing. Tanto la forma è quella classica, che hanno bene o male tutti i jig con la forma d'ago. Bella è questa confezione, è comoda, sta cosa che si richiude su se stessa. Vabbè che dentro non ce li rimetterò mai più, però abbiamo un po' troppa rumenta, però queste cose qua nel 2025 ce le possiamo anche risparmiare. Vediamo un po' se ci danno qualche indicazione.
unique shape and weight for each model or model per testing ok, sono testati, va bene. Offshore Metal Jig Golden Coach GG Golden Coach, va bene. Qua dietro abbiamo tagliandini, no niente, tenere lontano dalla portata dei bambini, tenere lontano dalla portata dei bambini, non adatta all'alimentazione umana, prodotto in Cina. Ok, quindi non ingoiatevi Metal Jig per favore, no buono, se non siete dei pesci, no buono. Qui abbiamo il 7 grammi, colorazione acciughina, abbiamo lo stesso identico assist in testa con gli stessi identici colori. Questo è un peccato, potevano fare qualcosa di meglio e mettere un cordino azzurro, una rilegatura azzurra e delle piumine argentate, ma questo è. Andiamoli anche a confronto. Le dimensioni degli ami sono veramente piccoli, e con veramente piccoli intendo veramente ad hoc per il LED spinning. Anche qui abbiamo dei bellissimi bagliori, queste foilature fanno veramente tanto. Andiamolo anche in testa, molto bello, vedete, cioè, allora, l'apertura della branchia colorata di rosso e la macchiolina gialla. Queste sono delle accortezze che è molto bello che ci siano ed è molto facile farle, quindi io avrei fatto anche una linea di assist con lo stesso identico colore. C'è da dire che un po' di rosso qui in testa stacca, diciamo che va bene così. Ora ci apriamo la versione da 10 grammi, colorazione UV. Ok. Ah, bello questo. Purtroppo da 7 grammi giallo non c'era in negozio. Ma questo è proprio bello. Questo è proprio bello. Questa è la classica colorazione da mino notturno per i barra. Qua formato jig. Per i sugarelli, per le occhiettine, per le ricciolette, per gli sciarrani. Ah, questo è bellissimo. Fa proprio luce. E rispetto agli altri due, anche la foilatura è, diciamo, è più appariscente. Stiamo fermi qui. Aspetta, vediamo se messi a confronto, uno vicino all'altro, si riesce a notare a video quello che noto. Mi sono pescato. Quello che noto io dal vivo. Sì, hanno utilizzato una trama diversa per la foratura. Vedete, è come se ci fossero delle squamette ovali, mentre gli altri hanno le classiche righe, questi rettangoloni di foratura. E anche questo fa la differenza. Avere tanti artificiali diversi sicuramente è meglio che avere tutti gli artificiali uguali con gli stessi flash che mandano in acqua. Ma che belli! Ragazzi, sono davvero contento. Abbiamo anche un aumento delle dimensioni, sia per quanto riguarda l'ancoretta posteriore, sia per quanto riguarda l'amo singolo assist anteriore. Quindi questo è un adeguamento che, se è vero che è testato, ma perché dubitarne? È così. E abbiamo anche qui il classico jig ad ago. Allora, come marca davvero non la conosco. Io l'ho vista lì, facevo un giro e mi sono detto, perché no? Investiamo, spendiamo questi 15 euro. Anche qui faccio vedere la testa e la forma del corpo, che è un po' più cicciosa, ma la lunghezza dovrebbe essere di poco superiore. Non mi aspetto che sia superiore al mezzo centimetro, e effettivamente li prendiamo entrambi in coda. Effettivamente, se la smetto di pescarmi, siamo lì come dimensioni. Questo è proprio una bella taglia. Allora, come taglia siamo in pieno light spinning, né più né meno. Molto semplice. Abbiamo
l'assist, abbiamo l'ancoretta di coda, quindi vuol dire che abbiamo due configurazioni che possiamo utilizzare, anzi tre, perché possiamo anche spostare l'assist in coda, andando anche con questi colori ad allungare la dimensione del nostro jig. Dobbiamo farli anche questi calcoli, è giusto farli. Noi vogliamo avere un jig più lungo, quindi una presenza in mare più abbondante. Lo possiamo fare senza andare a cambiare jig, prendendone una o due misure più grosse, ma spostando ad esempio questo assist e sostanzialmente vedete quanto cambiano le dimensioni. Può sembrare poco, ma guardate un po' di quanto cambia avere l'assist in coda a parità di gig e di grammatura. Io ovviamente non ho spostato in testa l'ancoretta, sia chiaro. Mm? Beh, detto questo, sinceramente il giallo ha una colorazione proprio bella. Il giallo e l'arancione richiamano sempre un pescetto che sta poco bene. Quando voglio recuperare un pesce in maniera molto frenetica, quindi un pesce sano che scappa, che si è perso dal suo branco e vuole farvi ritorno, uso una colorazione più celeste come questa. Mentre invece quando voglio muovere un jig saltellando, un po' più lenta, strattoni, quindi stop and go e zigzag con velocità molto diverse, utilizzo colorazioni come questa, come questo giallo. Beh, e anche al tatto, mah, sembrano fatti bene. Ma ti dirò, sai, fare bene un jig ci vuole poco, non scherziamo. Certo, qua magari possiamo aggiungere noi qualche dettaglio, possiamo aggiungere la solita branchietta rossa, possiamo aggiungere un paio di puntinature nere o rosse che staccano bene, però sostanzialmente questo è il nostro artificiale. 10 grammi UV e 7 grammi. Se vi interessa le colorazioni sono la 202, 204 e 213. Comunque se andate sul sito del Decathlon li trovate. Li trovate, vedete, vi fate anche voi un'idea, trovate anche qualche informazione in più, ma sono le classiche informazioni da Metal Jig a forma aghiforme. Né più né meno, non ci sono delle grandi novità da quel punto di vista nelle descrizioni del Decathlon e di questo artificiale. Detto questo, ti saluto e non vedo l'ora di prenderci qualcosa. Poi magari faccio un video aggiornamento dove dico anche come si muovono, ad esempio rispetto al Biastos, perché coi prezzi sostanzialmente siamo lì. Mm? Quindi ci può stare magari avere un Biastos e uno di questi. Benissimo. Soprattutto il giallo. Ragazzi, questo viola rosato è bello, ma questo giallo colpisce, risalta. Ai. Ciao!